Oggi vedo Dario alle 4. Guardo l'orologio. Sono le 3. Tranquilli, c'è molto tempo. Vado in bagno e guardo i miei capelli. Non mi piacciono. Faccio la doccia? No, ho fatto la doccia ieri. O forse l'altro ieri. Boh. Però i capelli, sì, devo lavare i capelli. Faccio una doccia veloce. Poi asciugo i capelli. Il phon fa molto rumore. Tutto il palazzo probabilmente mi odia. Mi dispiace, signora Rossi. I miei capelli sono più importanti. Sono le 3:40. Bene, devo uscire, adesso. Scendo le scale, esco dal portone e cammino verso il centro. La piazza non è lontana. Penso a Dario. Lui sicuramente è già lì. Probabilmente arriva il giorno prima e dorme in piazza. Cammino e vedo la libreria. Adoro le librerie. Entro solo un secondo. Giuro, solo un secondo. Guardo i libri nuovi. C'è un libro che si chiama Come essere puntuale in 10 passi. No, non mi serve. Poi vedo un altro libro. Stirare. Perché esiste questa tortura? Questo è per me. E poi vedo un altro libro. Yoga per gatti. Geniale. Guardo l'orologio. Sono le 4:10. Ops, devo andare. Esco in fretta dalla libreria. Il telefono vibra. Dario scrive: Tutto bene? Io rispondo: Arrivo. Arrivo al nostro punto di ritrovo in piazza. Vedo Dario e mi sorride. Meno male. Dico: Ciao, scusami tanto. Sono entrata in una libreria e c'era un libro bellissimo. Yoga per gatti. I gatti che fanno yoga. Ti rendi conto? Lui dice: Sei in ritardo. Io dico: Ma no, sono solo 15 minuti. Lui sorride un po' meno e guarda l'orologio. Dice: Sì, certo, vabbè. Dentro di me penso: quasi quasi cerco un libro di yoga per orsi.